Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Simone. Conto Sabrina da 5 a 1 e ti connetti a Simone. Se ti connetti prima, dimmelo pure. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, mi sta mostrando questa scena, è abbandonato solo con poche persone su un'isola. Vedo un'isola e vedo che sta costruendo delle capanne con quello che trova in natura. Vedo delle foglie grandi per ripararsi. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si è Come? girato. Vedo un ragazzo con dei capelli neri, giovane, che sta facendo questa costruzione e si gira e mi fa il cenno con la testa. Quindi è lui in una vita precedente e non ha il suo aspetto attuale. A lui in una vita parallela, sì. Ok, in che anno siamo? Siamo nel 1800, 1825, vedo. 800. Come si chiama lui? Ronnie. L'isola dove si trova? Ho visto la parola Bermuda. Ok, e lui cosa ci fa lì? È un naufragio questo? Sì, la prima cosa che ho percepito è stata proprio una sorta di abbandono, come se fosse quasi solo, insieme a poche persone con lui. Abbandono da parte di chi? Della Inglesi, sorte? Una nave? Li hanno abbandonati e una l'hanno nave lasciati. inglese, sì, Perché? perché non serviva più e si era ribellato. Vedo questa scena, lui era imbarcato su una nave Mm. inglese per non riesco a vederlo bene, vedo diversi motivi per i quali imbarcavano delle persone Per e lavorare. per lavoro comunque sì. Mm. E ad un certo punto è come se lui si fosse ribellato a O al lavoro quest- o alla paga magra o qualcosa del genere. sì, e quindi avesse incominciato a rifiutare alcune situazioni e l'hanno lasciato su un'isola. Lui, ci sono altre poche persone insieme a lui che stanno cercando di costruirsi dei ripari. Ci sono delle alluvioni in questo posto dov'è? Ok, c'entra il triangolo delle Bermuda. Sì, perché ho visto la parola Bermuda, quindi sì. Perché c'entra? È come io, mentre me lo chiedevi, vedo dei portali qui in quest'isola. È come se questi inglesi fossero collegati a qualcosa di più non umano, diciamo così, e non a caso li abbandonano qui, come se sapessero come se li danno in pasto a qualcuno. Ai leoni, ok. Chiamiamole le entità che vivono qui, o che passano attraverso questi portali e arrivano qui. Vedo degli umanoidi, sono degli umanoidi, hanno la pelle non come la nostra chiara, ma scura,
una pelle scura, un blu scuro. Accanto a loro vedo dei leoni, proprio, questa volta vedo proprio dei leoni. Dei leoni seduti come delle sfingi. Gli umanoidi come si chiamano? Io li vedo che vengono da un pianeta, cioè, vedo il nome S- Astax, qualcosa così. Astax, non lo conosco, non l'ho mai, diciamo, visto, sentito. Ci sono dei portali in questa zona, su queste isole? Assolutamente sì. Vedo dei portali da prima quando ho visto proprio la scena Ok. di lui che veniva lasciato. Ci sono dei portali che, cioè, come se questa zona fosse tutta un portale, si passasse attraverso dimensioni e attraverso posti, tempi. Chi ha creato questi portali, se li ha creati? Quello che vedo diverse cose, qui vedo diversi, è come se ci fossero più situazioni, più entità, più esseri che hanno utilizzato questo posto che energeticamente sto cercando di capire meglio che cosa c'è a livello proprio energetico, come se ci fosse un punto zero qui e quindi viene utilizzato da diverse entità. Cioè, è come se c'è e quindi viene utilizzato da diverse entità, come se fosse un punto zero. In più, un'altra cosa che ho visto è come se tutto quello che è accaduto a livello mentale nostro, che sappiamo che la storia di queste situazioni che accadono lì in questo punto, rafforzano, cioè danno energia e quindi questo portale e questa situazione si nutre della nostra energia mentale, cioè di tutti i pensieri che noi abbiamo che sia un qualcosa di magico e strano, eccetera. Misterioso. Quindi Mhm. Sono, misterioso viene alimentato, sì. sono scomparsi degli aerei, pare, nel triangolo delle Bermuda. Dove sono Mm. finiti? In altre dimensioni. E poi? Vedo. Poi Non sono tornano. rientrati in un pianeta che non è questo? Assolutamente sì, pianeta, linee parallele, eh, dimensioni parallele e vengono utilizzati, vengono studiati. Io quando me lo chiedevi ho visto questi aerei che vengono appunto, passano in questi portali e non tornano più indietro, però questi umani che passano, questi aerei sono tanti, li vedo vivi ancora. Mhm. Li Sanno cosa sta danno, succedendo? Ah, dimmi, dimmi. li danno per defunti che dicono cose che in realtà qui dicono cose, cioè ci fanno credere cose che in realtà non sono reali, sono vivi. Cioè che è finito nel mare, l'aereo sono tutti morti. Invece Mm, sono vivi, ma qualcuno adesso vive in un altro pianeta? Luna, vedo la luna. Ci sono uomini che vivono in sulla Luna che Marte. sono scomparsi nel triangolo delle Bermuda. Li hanno portati anche su Marte. Vedo cioè alcuni umani che passano questo portale, beh, arrivano sul pianeta Marte. Vedo questo. Ok, ma sono consapevoli di dove sono? O sono allettati sotto studio? Il, Ti direi, quello che vedo è che un 70% è consapevole che è stato rapito, che è un rapimento alieno, diciamo così. Il Mhm. 70% sì. Ok. Causa esoterica dei cani che abbaiano. Eh, tutto quello che stiamo vedendo, perché comunque intorno a questa è una storia, cioè quello in cui ci siamo incappati è una cosa molto piena di Ok. entità, vedo diverse entità. Isolali i cani, proteggili
in modo che non vedano, non sentano nulla. Non sono chiamati a essere coinvolti nelle sessioni, quindi questo vale per sempre. Vabbè, continuiamo. Ok. Causa esoterica del fatto che Simone ci mostra questa vita di Ronny. È una vita in cui ha dovuto faticare molto perché è stato completamente abbandonato da tutto e da tutti. Lo vedo come uno schiavo, cioè lo vedo come se fosse stato preso, rapito, usato e poi abbandonato a se stesso insieme a altri. Ok, lui vive lì e muore lì o viene ficcato in un'altra linea temporale attraverso un portale? Quello che vedo è che questa vita che mi sta mostrando la fa qua, però in questa vita viene comunque trasportato tramite i portali verso altre situazioni, quindi vedo abduction, vedo studio, è come se fosse un gruppo di persone che viene messo a disposizione per essere studiato, però muore su quest'isola, cioè muore qua. Cavie, vedo Ok, questo. andiamo a un'altra vita parallela significativa. Chiediamo alla sua PS di mostrarcela. Mi sta mostrando una vita in cima a una montagna, che sta scalando una montagna. Vedo lui, vedo sempre un uomo anche in questa vita. Lo vedo Mhm. con i capelli più lunghi, di un'età un pochino più grande, sui 40, 50 anni, che sta scalando la montagna con un bastone in mano Mhm. e vedo un altro gruppo di persone che lo seguono come fosse un capogruppo che sta spostando un gruppo di persone. È una guida. Sì, è una guida. E vedo E Gerusalemme. in che anno? Non so, Simone ride, non so perché. 1100. Vedo anche delle pecore, delle pecore intorno a lui che lo seguono, degli animali, però vedo delle pecore, come se fosse comunque anche un pastore in questa vita. Però guida un gruppo di persone verso una meta, salendo una montagna, scalando una montagna. Delle rocce, vedo. Ok, qual è la ragione della parte subliminale di mostrarci questa vita? La dualità tra una vita mostrata dove comunque non è stato bene e una vita dove ha fatto comunque ha fatto la guida, quindi è stato ascoltato, è stato in grado di portare queste persone, vedo delle mamme con dei bambini in braccio con delle fasce, vedo delle famiglie, bambini, persone che lo seguono in quanto è come se lui sapesse dove andare e dove poter spostare queste persone per tenerle al sicuro. Quindi in questa vita, nonostante non è stata facile a livello materiale, quindi economico, insomma, però è stata una vita che le ha dato soddisfazione. Quindi questa dualità.
Ok, veniamo a Simone oggi. Ha delle interferenze? Vedo falchi, falconiformi, Poi? rettili, EDL. E poi mentre stavo cercando ho visto di nuovo questo essere legato alle Bermuda, un umanoide Blu. con la pelle scura. Mm. Come si chiama questo essere? Però è legato ai felini, ha del DNA felinoide. Rabam, mi dice. Rabaham. Ma Mm. è sempre lo stesso? Sì, O è la quello stessa che ho visto razza? prima, la stessa razza, più Gli che altro. Astax o il Mm-mm. pianeta Astax. Ok, ha degli impianti? Cosce, destra e sinistra, e nuca, come se portasse, vedo della cervicale, all'interno delle orecchie, vedo dei pallini metallici e genitali, vedo qualcosa nei genitali. Chi ha messo tutto questo? L'entità che abbiamo visto o qualcuno che non abbiamo ancora visto? Falco, Perché? falconiforme, Quale finalità? controllo, mi dice controllo, sempre. Controllo, e energia, prendono energia, studiano, lo studiano. Il falco, se gli chiediamo come si chiama il progetto, cosa risponde? Vedo Bermuda, E in cosa consiste? e cavie, dice cavie. Studio. Studio, vanno a finire umani come utilizziamo noi purtroppo, gli animali per esperimenti. Ok, ti faccio questa domanda, vediamo se ti arriva una cifra. Quante sono le cavie umane sulla Terra e sulla Luna, Marte, insomma, vicino alla Terra, l'anno scorso, 2020, in totale? 100 miliardi. Miliardi? Mm-mm. 100 miliardi? Sì, mi Ma viene questo. nell'universo? Che tornano anche qua però. Cioè vedo, è come, cioè fanno parte di questo numero, io vedo anche le abduction. Quando mi dicevi cavie, ho Mm? visto anche le abduction, cioè come se li prendono e li riportano senza rendersene conto. Quindi Ah, non quindi soltanto. su e giù, quindi tu conti Esatto, tutto. esatto, esatto. Un progetto Soltanto, titanico. soltanto, cioè non ho visto soltanto quelli che vengono presi e non tornano più. Ho visto un'andata e ritorno di questa cosa. Cosa succederebbe se improvvisamente tutti vedessero questi video, i miei video? Il mio cane sta impazzendo di nuovo. Diminuirebbero moltissimo, ma tanto, perché le persone prenderebbero consapevolezza e E quindi non perché non li vedono? permetterebbero. Come? Perché non li vedono? Perché Sono degli sono umani. controllati mentalmente, cioè sono la maggior parte degli umani sono controllati mentalmente e quindi non, negli eventi, vedo gli uomini della sorgente, adesso ho visto gli Ok, uomini del su tempo. una persona, ogni persona che mi contatta, mi fa un commento su YouTube, ha un qualunque, ha una qualunque reazione davanti ai video, dal commento semplice su YouTube
o Facebook fino al chiedere una sessione e farla. Ogni persona di questo tipo, quante persone non fanno nulla e sono bloccate da entità? Il 70%, Ok, ma tantissimo. per ogni persona quante sono bloccate e non arriveranno mai neanche a fare nulla? Che non arriveranno mai a fare nulla, al 70% sono le persone che arrivano a vedere, quindi che l'anima chiede di avere una consapevolezza, quindi vuole fare un percorso, vuole far capire alla persona qui che c'è qualcosa che deve scoprire e Ah. risolvere, è il 70% delle persone. Di Cioè quelle 3 che... arrivano su 10, 3 arrivano, 7 no. Sì, Ho capito bene. Ok. sì. Va bene, gli impianti li abbiamo visti, ci sono cloni? Io vedo un clone su Marte e uno sulla Luna, diretto, legato a, sì, a questo Legato a progetto. Bermuda, Mm. al progetto. I EDL quanti e dove? Ne vedo 4. Adesso, mentre me lo chiedevi, ho visto Simone di oggi nella sua stanza, però sono tutti fuori in questo momento. Li vedo che girano nella stanza, agitati. E giorni normali dove stanno? Testa, genitali, 2. E gli altri 2 girano, ma gambe, vedo gambe particolarmente, come se cioè, vedo questa cosa qui, è come se lui si stanca molto in quello che fa nella vita e vanno a... Ovviamente non è reale, però vedo questa cosa qui, come se vanno a fluire in questa stanchezza cercando di creare un equilibrio con la loro energia. Quindi c'è uno scambio. Vedo questa cosa nelle gambe. Cioè, non ho capito, danno un equilibrio? Esatto. In che modo? Se tolgono energia e lui è già stanco, diventa ancora più stanco. Ci sono anche degli impianti lì che vedo, al quale loro comunque utilizzano. Ci sono degli impianti, però è come se, vedo questa cosa qui, è come se lui si stancasse lì. È come se loro gli danno la sensazione di relax. Vedo questa cosa qua, che non ho mai visto, perché di solito vedo che viene tolta. Invece è come se loro, pur di rimanere, pur di dire ok, diamogli la sensazione che mi siedo e quindi lui si rilassa e quindi vedo loro che si poggiano sulle gambe. È come se si equilibra con la sua energia. È come se la sua energia fosse vibrazionalmente o comunque fosse in empatia con la loro. Io vedo questa cosa qua. Ok. C'è uno Cioè lo scambio fanno, lo di... calmano e poi lo ciucciano, in sostanza. Esatto, praticamente sì. Vedo Ok. uno scambio, un equilibrio di energie. Ecco. Lo sedano e poi prelevano quello che devono prelevare. Mm, 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 mm. Molto bene. Ci sono abduction? 5. 5, Mese. però sì, un pochino di più di mese. Mi è venuto, cioè, ho visto 5, però un mese e mezzo, un po' di più di un mese, vedo. La sua casa è pulita? Allora, esternamente no, io vedo delle diverse DL esterni che girano. Non so se sono legati a degli animali, vedo, e intorno. E la sua casa all'interno vedo entità di altri anche oltre le sue. Ok, Qualcuno che... questa è la casa presa a metà con la ex Mm, e poi riscattata completamente. Adesso comunque c'è una causa della ex per ok. riavere quella metà. Mhm. Questa casa ha quindi delle entità legate alla ex? Mm, mm. Legati a qualcun altro che sì, che non vedo solo le sue, vedo altri esseri non legati a lui però.
Ok, l'atto che però ha fatto in modo che Simone diventasse l'unico proprietario, non ha valore? Io vedo questa cosa qui. Ha valore, ma dipende anche da alcune situazioni che sono state scritte tra lui e questa donna. C'è qualcos'altro di mezzo, sto cercando di andare a vedere cosa, come se ci fosse stato un patto tra di loro. Vite precedenti? Mm, mm. Ah, andiamo a vederlo. Sempre marito e moglie? Cioè, compagni, insomma. Io li vedo insieme. Io vedo due uomini. Mhm. Quello che vedo è questo qui, forse adesso sto mettendo a posto i puntini. La vita dove lui ci ha mostrato prima che era a capo di questo gruppo a Gerusalemme, che lo guidava, faceva la guida. Io vedo che era in disputa con un altro uomo per guidare questo gruppo di persone alla salvezza, diciamo così. E vedo che quest'altro uomo è la donna di questa vita qui. E alla fine ha vinto lui, diciamo, era più forte, era più credibile agli occhi di questo gruppo di gente disperata perché non trovavano pace e l'hanno seguito, e però questa donna di questa vita, in quella vita era il suo nemico, diciamo così. Quindi c'è stata una disputa già in quella vita che se la sono portata. Comunque, io vedo Ma questa erano cosa. disperati, andavano verso la salvezza, si sono salvati? Io è come se vedo che ci stava una guerra in corso, un qualcosa di... vedo dei combattimenti, come se avessero attaccato un villaggio dove abitavano, delle case dove abitavano queste persone. E sì, alla fine è come se lui li guida verso nelle montagne come per non essere trovati e vedo che comunque Si si salva, ricostruiscono, sì, si salvano, si come se salvano dalla guerra. non vengono trovati, diciamo. Ok. Eh, Sabrina, io, Simone ha chiesto un'indagine, ma io preferirei forse affrontare questo di argomento. Mi è sempre attratto, no, mi è sempre attratto al contrario in realtà, mi è sempre, ho sempre pensato che la città di Gerusalemme fosse un posto in cui assolutamente non andare. Cosa c'è nella città di Gerusalemme? Tre religioni. Vai soltanto a fare un volo energetico sopra questa città in tutti i tempi, in 2000 anni o anche qualcosa di più. Dimmi cosa c'è sopra questa città Io che ha... Mhm. vedo un combattimento di entità, Eterno. sì, come se ci fosse una disputa. Poi mentre me lo chiedevi, di viaggiare sopra, mi sono innalzata, è come se vedessi lo stesso posto in diverse linee temporali. È come se si combattono questo posto energetico. Vedo questo, vedo Elohim, vedo EDL, vedo Anunnaki, Pleiadi, vedo tutto, cioè come se ci fosse un discorso di combattimento tra di loro in realtà. Che non combattono Tra... mai, collaborano sempre. È un punto energetico magnifico, questo. Sì, assolutamente sì. È una energy line. Sì. Dove di preciso è il fulcro? Quello che mi è arrivato è dove dicono che è morto Gesù. Ed è morto lì Gesù? Non è mai morto. E non è mai esistito. Esatto.
Ok, quanti sono gli EDL a Gerusalemme oggi? Vedo una cosa, non lo so, tanti zeri. Quanti sono a Lione? Che più o meno ha le stesse dimensioni, più o meno, sembra. Cioè, a Io vedo confronto... Mm? tanti zeri, non te lo so, non li so Ok, contare. ma rispetto a una città normale, come può essere Lione, eh, ne ha di più? Quanti di più percentualmente? Se Lione è 100, Gerusalemme ne ha? Il 30% in più. Vabbè, neanche più di tanto. Va bene. Causa esoterica dei due incidenti alle gambe, la rottura della tibia e nel secondo caso del malleolo. È DL, vedo. Quegli impianti alle gambe? Mm-mm. E Sì. perché l'incidente? Quello che mi arriva è bloccarlo, fermarlo, farlo stare fermo per un periodo. È come se vedo questa situazione qui, è come se l'incidente l'avessero fatto perché se lui non avesse fatto l'incidente avrebbe creato qualcosa di creativo nella sua vita, l'hanno fermato. Vedo questa cosa qui, non so se corrispondono a dei periodi di vita in cui potevano esserci dei cambiamenti, però lo vedo proprio come un fermo. Fermati, così non puoi, così la tua attenzione rimane insomma, rimetterti in sesto e non su ciò che stavi per fare o come se avessi una scelta. Come se non l'avesse fatto l'incidente, poteva prendere delle scelte che l'avrebbero portato a qualcosa di diverso, che non è quello che Ok. volevano. In questa operazione si sono avvalsi degli uomini del tempo perché sembrava un'operazione. Te lo st- Stavo dicendo, io, vabbè, lo sappiamo ormai. Vedevo degli uomini nel tempo, vedevo questi uomini vestiti di nero mentre vedevo gli incidenti. Ok, causa esoterica dei problemi intestinali. Allora, subito, come sempre, gli EDL comunque creano disagio a livello fisico, quindi vedo sempre gli EDL che si muovono. Chi lo percepisce di più da una parte, chi dall'altra, a livello intestinale, sì. E poi quello che vedo è proprio un discorso fisico, però. C'è proprio vedo mi arriva questa cosa qui, è come se lui mette nel suo corpo dall'esterno qualcosa che forse dovrebbe eliminare. Dei cibi che non, come se ci fossero delle intolleranze che lui non ne è al corrente. Non so se ha Mm. mai fatto questo tipo di controllo, ecco, a livello proprio fisico-materiale. Quindi anche a livello fisico, tossico, si intossica. E le cause dell'acne? Quando ha Eh smesso di sì. preoccuparsi, è sparito. Allora, lì il discorso dell'acne è sempre fisico, io lo vedo prettamente legato a... Vedo proprio questa scena, io vedo questa scena qui come se vedo qualcosa di un'energia non pulita che viene messa dentro il suo corpo e quindi una reazione del suo corpo, Quindi anche l'acne. alimentazione. Mm, mm, Giorno pulita però è alimentazione. sì, Ok. Ma l'alcol? è quello, C'entra. anche. Eh sì. Anche l'alcol. Ok. Mm. Va bene. Abbiamo oggi... Dimmi, dimmi. Scusami, no, quello che vedo è, cioè, se mi arriva come se mi parlasse, strana questa percezione, come se il corpo mi stesse dicendo, usasse questo momento per far arrivare a lui, prima volta che sento il corpo che, fermo, cioè, basta, è intossicato, ho bisogno di pulizia fisica. Te lo chiede il corpo di Mi è venuta Simone. questa cosa qui, è la prima volta che la vedo, sì. Come se ci fosse una coscienza, una cosa che mi ha detto, so se magari è arrivata tramite la parte subliminale, però il corpo lo O vedo eterica. mm, mm, Non ne può arrivato. più, insomma, è Non ne può più. intossicato. Sì.
come disintossicarsi, al di là di quello che potrebbe essere un esame alimentare, eccetera. Esistono delle sostanze che tolgono, per esempio, i metalli pesanti da Acqua, qua. acqua. La zeolite? Quello che mi arriva è che acqua. A prescindere di scegliere magari cioè oggi come oggi, quello che vedo è che comunque il cibo è completamente intossicato, purtroppo. E quindi di scegliere comunque degli alimenti più naturali, più senza che non vengono trattati, quindi se si ha la possibilità di prendere gli alimenti da un contadino piuttosto che da un qualcuno che diciamo ha il cibo a livello viene coltivato a livello pulito, senza sostanze chimiche, mi viene questo. Biologico, Quindi, per quanto mm, biologico a volte per- sia relativo, non una buffonata, siccome io non sono di no, quell'opinione, ma no, relativo. no, sicuramente più pulito di ciò che troviamo, per esempio, dentro un supermercato, dentro una scatola dopo anni, no? Mhm. Quindi questo e poi la prima cosa che ho visto è acqua, acqua. Va bene, ci sono nella casa di Simone o attaccati a Simone dei disincarnati di qualunque tipo. Il papà, l'ho visto prima quando parlava, È a casa sua o è attaccato a lui? ho attaccato a lui. Ok, è uno di quelli che dobbiamo chiamare. Oggi ne chiamiamo due. 3 anni fa è venuto a mancare, chiamiamo il padre di Simone. Mi arriva un uomo con una zappa che sta facendo la terra, zappa sulla terra. Mi si mostra così. Mhm. Adesso l'ho guardato, lo stiamo guardando, lo sto chiamando e ha lasciato la zappa per terra e si sta rendendo conto di tutto quello che sta accadendo. Dove si trova lui adesso? In questo momento che mi sta mostrando è come se fosse in un... Vedo questa cosa qui, un passaggio tra, cioè tra la nostra dimensione e una dimensione dove dovrebbe stare. È in un tunnel, è bloccato lì, come se fosse tra di qua e di là. Vedo questa cosa qui contornato, vedo una sorta di... cioè me la mostra come vedo lui la terra e che fa questi lavori di terra, che zappa, che pianta, che lavora la terra. Però in realtà se mi innalzo vedo è un tubo contornato, è un ologramma, ecco, vedo questo. Ok, a cosa è attaccato? A Simone, alla casa, oggetti, al luogo? Mm, Quello che mi arriva è come se lui è attaccato a Simone perché quello che mi arriva è come se lui avesse voluto, mm, ci fosse qualcosa che non ha fatto con lui, che avesse voluto fare, non lo so, come se ci fosse stato del tempo perso, che non ha, è come se si sentisse in dovere nei confronti del figlio. Mi arriva questo. Qualcosa che non gli ha detto? Qualcosa nell'infanzia che avrebbe voluto fare diverso, qualcosa che come se fosse andato via senza, spesso accade che senza rendersene conto è come se avesse voluto dedicargli più tempo, ecco. Come se si rendesse, cioè come se stesse ancora accanto a lui perché è come se dovesse fare, si sentisse in dovere nei suoi confronti. Ok, Mi arriva questa cosa qui. chiediamoglielo che cosa vuole dire al figlio. È un'occasione d'oro. Avrebbe voluto portarlo a fare più esperienze con lui, però era impegnato in altro. Avrebbe voluto fare più esperienze insieme a lui, condividere più tempo.
Ok, siamo tornati. Lo vedi il padre? Sì, mi mostra la scena che sta lavorando la terra lui. Sta lavorando la terra con la zappa. Vedo questo, pianta delle piante, delle verdure. Ok, quale, se lui lo sa, è la causa della sua morte, se c'è ovviamente una causa esoterica. È come se avesse fatto a livello esoterico un patto con qualcuno, con qualcosa e dovesse interrompere la sua vita proprio in quel momento. Ok, chi è questo qualcuno? Un'entità? Oddio, mi è arrivato diretto. Va bene, lui ne è consapevole. Adesso, di- cioè adesso sì, perché vedo sempre di più questa cosa. Nel mentre quando noi diciamo di chiamare il disincarnato, in questo caso lui, è come se già da quando noi incominciamo a pensarlo, soprattutto il pensiero del figlio, è come se lui già sta vedendo quello che noi stiamo facendo. Quindi Mm. è come che nel momento in cui accettano perché di essere chiamati, quindi vengono, guardano e prendono già informazioni da quello che noi facciamo, chiaramente legato alla persona che desidera la sua presenza, quindi in questo caso Simone. Quindi sì, la risposta è sì, però accade questo processo. Ok, va bene. Non lo salutiamo ancora, ma chiamiamo lo zio che era affetto da sindrome di Down e che è venuto a mancare per una persona affetta da sindrome di Down in età avanzatissima, 56 anni. Normalmente è difficile giungere ai 40. Mi arriva un signore sulla sedia a rotelle. Mi si mostra così, da lontano, lo vedo molto lontano, fa difficoltà, è come se non capisse perché l'abbiamo chiamato. Mhm. Questo signore è stato in altre vite non affetto da sindrome di Down? Sì, Ok, che si presenti allora come una di queste vite parallele, se vuole farlo ovviamente. vedo questo, quando me l'hai chiesto, ho visto un bambino nel gruppo che veniva, che guidava Simone a Gerusalemme. Non era un suo parente in quella vita, però lo vedo come è un bambino che lui ha guidato, ha salvato, diciamo così. In Quindi quella mi si vita presenta il di bambino. Gerusalemme, lo zio è un bambino del gruppo. C'è la madre e il padre di Simone di questa vita nel gruppo Gerusalemme, C'è la moglie, la compagna. come sì, rivale, ma la madre e il padre no? Perché sembra un'esistenza che racchiude un po' gli attori di questa rappresentazione teatrale che è la vita di Simone, no? La mamma era una donna che faceva parte di questo gruppo. Una donna qualsiasi, una donna con cui No, aveva un contatto. rapporti. Ha avuto sto vedendo. Era una donna di questo gruppo che lui ha guidato, al quale comunque lui è stato innamorato. Però questa donna aveva cioè, era un rapporto, come dire, non ufficiale. Ecco, una storia d'amore non ufficiale perché questa donna qui in questa vita aveva un marito, insomma, e dei figli. Quindi un amante, Sì. tradimento se vogliamo. Ok, il padre? No, il padre qui non lo vedo. Non vedo, non lo Ok. vedo. Lo zio ha deciso di vivere la sindrome di Down in questa vita. È stato indotto.
a sceglierlo. Dall'entità? Quello che vedo, sì, quello che vedo, allora, vedo questa scena. Vedo lui, quando me l'hai chiesto, mi è arrivata questa scena qua, vedo questo bambino di questa vita, me lo fa vedere così, che è seduto su una sedia dentro una stanza, e poi vedo mm, che gli passano come delle pellicole di film davanti, dove lui ha la possibilità di poter scegliere di fare un'esperienza. Ed è come se è stato indotto, però comunque è stato lui a scegliere una vita dove mi viene questa cosa qua. Era stanco nelle altre vite. In questa vita da bambino ha fatto tanta fatica per vivere. È come se in questa vita il patto era: hai questa malattia, però vieni servito. Non so Colato. mm, perché quello che mi arriva, che mi dice, è come se lui ha fatto, mi mostra questa vita non a caso, una vita molto difficile. Ha sempre dovuto, insomma, mangiare poco, moriva quasi di fame, e quindi di stento. E quindi come se l'avessero mostrato questa vita però per riposarsi, tra virgolette. Insomma, so che è quello che dico, ovviamente parliamo a livello Mhm. esoterico, perché poi è comunque una malattia, per carità, però questo è quello che lo mi mostra. Qual è la causa esoterica del fatto che urlava invece di parlare, cosa che nella sindrome di Down non ha un riscontro normalmente? Mm. Che si è reso conto della fregatura. Mi arriva questa cosa qui. È come se lui volesse essere ascoltato, perché si è reso conto di essere sceso e di essersi incastrato. Voleva essere ascoltato, non riusciva a liberarsi. Io vedo una gabbia su di lui in questa vita qui. Vedo questo uomo, lo vedo più giovane, ragazzo che urla con questa sindrome che viene, lo vedo come se fosse dentro una gabbia d'uccelli. È come se la sua parte eterica e subliminale urlassero in realtà. Erano loro, come se avesse capito la fregatura. Ok, vuole lasciare finalmente un messaggio con le tue parole a Simone o a quelli della famiglia di Simone che magari vedranno la sessione, questo io non lo so. Lui dice: io voglio liberarmi, non facciamoci fregare. Voglio volare via, perché mi sono incastrato. Aiuto. Basta? Mm. Ok, offriamo adesso al padre e allo zio una bella piramide di informazioni. Mhm. Visto che c'è il triangolo delle Bermuda, il triangolo gira intorno a questa sessione. Una piramide, un triangolo, una lastra a forma di triangolo, come ti pare, insomma. Un oggetto che racchiude tutte le informazioni che loro possono accettare. Se lo accettano, lo possono prendere in mano. Se lo hanno in mano, lo possono inglobare, Mhm. perlustrare, guardare attraverso la luce per capire di cosa si tratta. Possono fare quello che vogliono e sono informazioni. Non sono le entità che li obbligano a firmare dei contratti, sono solo informazioni. Le hanno presi tutte e due, sia il papà
anche lo zio. Adesso li vedo tutti e due vicini. Lo zio si è alzato dalla sedia a rotelle ed è il bimbo, il bambino. Mhm. Il papà si è messo vicino allo zio, li vedo tutti e due davanti a noi, a me, e stanno mettendo questa piramide di informazione dalla testa. Entrambi lo stanno facendo insieme, stanno facendo la stessa cosa. E vedo una luce di energia, di informazione che entra nei loro corpi e Quindi come comprendo. un cappello piramidale, tipo? Mhm, sì, lo mettono sulla testa, l'hanno messo sulla testa l'hanno inglobato dentro di loro. Ok. Quindi si stacchino da tutto quello che è terreno, il padre lo sappiamo, lo zio non lo so se è attaccato o no. Io lo zio lo vedo già, lo vedevo già da un'altra parte, però è un posto che è buio, lontano, come se lo vedevo dentro una stanza, dentro una gabbia chiuso sulla sedia a rotelle. Lo vedevo lì. Curiosità, se non facessimo questa sessione, lo zio che vita avrebbe avuto in futuro? Cosa lo aspettava? Sì. Peggio. Tipo? È come se lui non riusciva a comprendere che l'essere coccolato è come se gli è stato detto, o comunque ha poca consapevolezza di questa PS. Sì, sì. È come se dice, ok, ti diamo un altro tipo di malattia, tra virgolette, ma vieni coccolato, amato e riverito. Vedo questo patto, c'è proprio un patto che lui Di aveva fatto. nuovo, una Sì. seconda. Io lo vedo peggio, come se non Non avesse capito. hanno cambiato strategia, la stessa, La perché evidentemente stessa. la parte Non ha subliminale capito, si non ha fa prendere capito. proprio in giro completamente. Finché non lo comprendi, ripeti Mm. lo Bene, nella stesso. piramide che si è ciucciato, diciamo, c'è anche l'informazione che la povertà di cui ha sofferto, la fame di cui ha sofferto, la povertà in cui ha vissuto, eccetera, sono assolutamente fittizie. Assolutamente sì. Se lui avesse voluto avrebbe potuto vivere nella totale abbondanza, mangiando metà mattina, pranzo, merenda, seconda merenda, cena e spuntino di mezzanotte. Mm. Mi sta, mi sta mostrando una cosa mentre tu parlavi. Lui dice: Io voglio andare a Hollywood. Beh, una fucina di qualcosa di non proprio fantastico, ma vabbè. Cosa vuole fare a Hollywood? Vuole vivere nell'abbondanza adesso, vuole provare questa vita, questo tipologia di esperienza. Va bene, entrambi che si stacchino da tutto quello che è terreno, aprano ognuno il proprio portale con la propria piramide in testa. Chiaramente qua si scateneranno tutti i commenti, la piramide degli illuminati, sei un No, no, illuminato. è solo Ah! informazione. C'è Simone che mi sta facendo vedere la piramide di Ah, quella sotto cui si dorme, no? Adesso non mi viene il ah. nome. Fantastico, vedi come le cose tornano, cioè che cavolo di caso che non esiste. Si aprono tutte e due un portale, l'ultima occasione per lasciare un messaggio, ora che sono più consapevoli sia uno che l'altro, e li salutiamo. Lo zio è andato già al bimbo. Il papà dice solo: Sono contento di te. Fiero. Mm, Beh, insomma, è arrivato a fare tante cose il figlio, quindi, sì, e lo ha scelto. lui. Sono andati. Andati. Mhm. Benissimo. E allora abbiamo visto tante cose di Simone,
abbiamo visto degli impianti, abbiamo visto le solite interferenze, abbiamo visto dei cloni, giusto due, i 4 EDL. Dove sono gli EDL? Bastardelli? Sono fuori la casa in questo momento perché mentre me lo chiedevi, tanto accade sempre tutto in simultaneo, ormai. Adesso è già stato. Simone sta già iniziando la sua pulizia, quindi nel momento in cui iniziamo e l'anima si predispone insieme alla parte eterica a cambiare, diciamo, le proprie decisioni, quindi a migliorare, perché comunque Simone io lo vedo sereno in qualsiasi caso, sinceramente, Mhm. proprio così. Li vedo fuori, come se li avesse mandati fuori casa, non fuori il corpo, fuori casa in questo Ok, momento. mentre Simone si appresta ad andare al cluster e sta andando al cluster, fiato alle trombe, chiamiamo tutti quelli che sono stati interessati dal progetto Triangolo delle Bermuda in tutti i tempi, linee temporali, di tutte le razze, non solo esseri umani, che sono ancora nel Triangolo delle Bermuda, che sono su un aereo che è andato da un'altra parte, tutti quelli coinvolti sono chiamati ad assistere a ciò che farà Simone e sono invitati a prendere le informazioni di questa sessione. Vedo qualcosa di spropositato, tantissime, cioè come se le ho cercate di racchiudere in un cerchio. Vedo tantissime navicelle spaziali, dischi volanti, ho visto degli esseri con tre dita, con le ventose, ho visto rettiliani e Elohim, vedo veramente di tutto, felini, Mhm. falchi, vedo di tutto, tutto Ma quello che... gli oggetti degli esperimenti sono arrivati, gli esseri umani? Parti eteriche, parti subliminali? Aspetta, allora cambio. Allora vedo, li visualizzo così, sono parti eteriche e subliminali insieme, come tutte forme energetiche, come se si sono resi conto che noi gli stiamo chiedendo di venire a vedere. Quindi sì, vedo un cerchio. Prima ho visto tutte queste entità perché avevo compreso che mi stavi chiedendo chi sono le Mhm. entità, ma ho visto veramente qualcosa di tutto di più. E poi adesso vedo invece un cerchio di tantissime, tantissime PSP che sono chiamate in causa a vedere quello nel quale sono incappate, diciamo. Sì. Ok. Cosa fa Simone nel cluster? Arriviamo in un posto, c'è una scrivania, no, una scrivania, scusa, una libreria di ferro, me la mostra così, tipo archivio, come fosse una stanza, un archivio piccolo, e ci sono tutti i suoi libri, sono tutti lì, Mhm. me li mostra. Mhm. Beh, più che mostrarteli, li deve eliminare, Mm. buttare in un portale definitivo, fine. E questo lo stanno vedendo tutti gli oggetti di questi esperimenti, le parti eteriche e le parti subliminali, che quindi singolarmente, per quello che riguarda il proprio campo energetico, possono simultaneamente mettere tutte queste navicelle che abbiamo visto in un portale definitivo, insieme ai contratti relativi al progetto Bermuda. Pare essere uno dei progetti di sperimentazione su esseri umani più grandi in assoluto finora. Allora, ti dico quello che sta accadendo. Simone l'ha fatto. Ciò che lo riguarda l'ha già messo via. L'ha buttato in un buco definitivo subito. Adesso sto vedendo questo processo. È come se tutte le PS, le PE chiamate in causa, hanno aperto un mega buco grande, enorme, più grosso, e stanno buttando via, vedo navicelle, vedo entità, libri insieme.
Però non sono tutte quelle che abbiamo chiamato, ne vedo un 45-50% perché altre non lo stanno facendo. Mhm. Quelle che l'hanno fatto hanno il compito di informare quelle che non l'hanno fatto. Arriva un altro 20% di quelli che non lo volevano fare. Va bene, 65. E questo processo è in essere per sempre, quindi piano piano tutti quelli che l'hanno fatto hanno il compito, giorno per giorno, di andare a mostrare i risultati a quelli che non l'hanno fatto, fino a che un bel giorno arriveranno al 100%. Ok, Sono andate lo via so. il 65% delle navicelle? Comunque nel 65% dei casi è andato via tutto perché un'entità può sparire per Tizio ma non per Caio, se Caio non fa nulla. Sì, Benissimo. E Simone ha tolto tutti i contratti fatti? sì, l'ha fatto già prima. Ok, andiamo allora all'avatar. E l'avatar è sdraiato per terra, come se Sempre fosse più, caduto dalla sedia. sempre più distrutto, ormai, questo Sì. povero avatar. Scusate, però è simpatico, proprio come... Sì, Come dire, magari non mi vedono. sì. Ok, cosa fa Simone? Lo prende questo bamboccio, come lo chiamiamo, che se lo prende in mano diventa piccolo e è afflosciato, diciamo, è proprio inutile. Lo prende, lo lancia in un suo buco definitivo. Ok, Poi prende subito, poi prende sedia, computer, scrivania e via. fatto. Basta. Vedo sempre in questo processo EDL che vanno via, butta via tutto. Falchi, ettili, cloni, pensieri negativi. Ok. Fatto. Entità, impianti, cloni, EDL, tutto. Lo fa tutto nel processo dell'avatar. Ok, a quanto vibra Simone? 7 miliardi e mezzo. PSP sono in equilibrio? 51 la PS. La casa è pulita? Sì. Mentre facevamo la sessione, lui già stava allontanando tutto. La vicenda legata alla casa e alla proprietà della casa è più favorevole a lui? Assolutamente sì. Ok, prima che la parte sublunale ed eterica di Simone possano avere l'occasione di lasciare un messaggio a Simone, ti faccio questa domanda, Sabrina. C'è una lei, quindi la compagna perfetta, ideale, ma chiaramente non in senso maschilista. E c'è per tutti. Sì. Dov'è? In Italia. Italia. Sud. Vedo questo. C'è una parte di lui al sud. C'è una lei che io la percepisco come parte di lui, nel senso di anima che è affine a lui, vedo in sud, Italia. Quanti anni ha? Più o meno, eh. 53. Come si chiama? Elisa. Vedi anche la regione? L'indirizzo? Campania. Campania. Mi arriva così, sì. Ok, lei sente in eterico questa cosa adesso? Vedo una donna con i capelli neri lunghi che si gira, è come se in eterico si fosse accorta di essere chiamata.
Va bene. Ma la parte subliminale è la stessa? Mi fai sempre delle domande che corrispondono a quello che stavo vedendo, è fantastico. Provo a spiegare perché lo vedo qui dal mio punto di vista giù e è difficile da spiegare. È come se fosse una parte, cioè la vedo in lui, però lo vedo come discorso generale, una parte di noi, cioè come se è un pezzo della tua PS. Non è che lui sta anche lì, no, la sua PS è tutta dentro di lui, in questo momento pulita e serena, però è come se un pezzo della sua PS fosse diventata un'altra PS. Ok. Mm. Messaggio finale. Io vedo lui che mi si presenta la sua PS lo vedo con degli animali intorno, delle pecore intorno a sé. E dice: Io sono sereno, continua così, perché sei sulla strada giusta. Continua nelle tue ricerche. Sei sulla strada giusta in quello che stai facendo, nel modo in cui ti poni alla vita. Il tuo modo di affrontare la vita è corretto, è giusto e affine a te. Dice: Continua così, siamo contenti. Saremo ancora più sereni adesso, tutti noi. Io e la PS, la PIE. Continua quello che stai facendo. Bravo. Basta? Mhm. Ok, come lo vedi? Bene. Luminoso. Forte. Vedo forte. Pronto a tornare? Sì. Ok, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.